Il Tempio di Elessia fu un'avventura stupenda, affidatoci dall'Egitto perché soltanto al momento, un primo momento lo salvassimo. Torino diede una somma imponente per l'allora per estrarlo dalla rupe, dopodiché lo portammo in salvo, i blocchi, lo tagliammo a blocchi, portammo in salvo nella zona di Assuan e successivamente venne il dono da parte dell'Egitto all'Italia di questo tempio, in quanto l'Italia era stata tra tutte le nazioni del mondo la seconda, per così dire, in classifica nel suo merito, grazie alle spedizioni condotte sia da Torino e sia dall'Università di Roma col collega Sergio Donadoni. Un tempio come premio, un grazie di pietra per aver reso possibile questo. 1968. Ramesse II vola al riparo dalle acque del Nilo che di lì a poco sommergeranno i templi della Nubia. Il film dell'UNESCO Il mondo salva Abu Simbel è l'archivio cinematografico di un'impresa colossale che sembrava impossibile. The last of the blocks, comprising the facade of the smaller temple, are set in place. More than 7,700 stone blocks must be rearranged. Migliaia di tecnici, scienziati, operai e ingegneri lavorano senza sosta da anni, notte e giorno, per sezionare il gigantesco tempio del faraone e quello dedicato alla dea Hathor e alla regina Nefertari, spostandoli al sicuro 65 metri più in alto e 180 metri più lontani dal fiume. Now the finishing touches. Restoration work. Marzo 1960, 8 anni prima. L'italiano Vittorino Veronese, direttore generale dell'UNESCO, aveva lanciato l'appello al mondo. Les travaux du Grand Barrage d'Assouan ont commencé. I lavori della grande diga di Assuan sono incominciati. Pendant 5 ans, la vallée moyenne du Nil sera transformée en un immense lac. In 5 anni la valle media del Nilo sarà trasformata in un immenso lago. Il lago Nasser, 6.000 km², oltre 500 km di costa. Dopo millenni il Nilo, con le sue piene benefiche e imprevedibili, verrà domato dalla diga più grande del mondo. L'Egitto moderno vuole elettricità per l'industria e lo sviluppo e certezze per l'agricoltura. A soccombere sarà il suo passato. Decine di templi e siti archeologici della Nubia verranno sommersi dall'immenso lago artificiale. Alessandro Roccati, allora giovanissimo egittologo, c'era e si ricorda quei momenti. Certo che mi ricordo, mi muovevo in mezzo a quelli che sono diventati sacri mostri dell'egittologia in Italia e non solo. Uno di questi era il professor Silvio Curto. Quanto era preso dalla missione di salvare Ellesia? Il professor Curto era diventato soprintendente nel 1964 e da quel momento non aveva praticamente più lasciato il museo, occupandosene, potrei dire, quasi giorno e notte. A casa lo vedevano di rado. Erano gli anni ruggenti proprio per salvare quello che si poteva delle antichità destinate alla sommersione nella Nubia. E quindi in prima persona fu cooptato per dare anche lui una mano. Mise insieme una missione con l'ingegner Celeste Rinaldi e altre più giovani forze per esplorare alcune zone che poi sarebbero state andate perdute. Per l'UNESCO, fondata nel 1945, subito dopo la guerra, per promuovere pace e cooperazione attraverso educazione, scienza e cultura, la campagna di Nubia fu un clamoroso successo. Dopo anni difficili e incerti, 50 nazioni risposero all'appello per salvare un patrimonio che non era di nessuna di esse, ma del mondo intero. Erano anni anche complicati per la situazione internazionale di tensione, non solo tra i grandi blocchi, quello sovietico e quello occidentale, ma anche tra le vecchie potenze coloniali e anche nei movimenti dell'Egitto per l'emancipazione, per una rinascita nazionalista. Quindi
Anni tutt'altro che facili, in cui però ci si sapeva muovere e che hanno dato grandi frutti. Abu Simbel è un paradigma di una enorme epoca che segna un cambiamento nella storia dell'Egitto, un po' come parlare del Rinascimento nella storia italiana, in cui l'Egitto raggiunge una dimensione di potenza e anche di grandezza culturale che si irradia in tutto il Mediterraneo. Voluto 3300 anni fa da Ramesse II per la gloria propria e dell'amatissima sposa Nefertari, il complesso di Abu Simbel rappresentava una sfida estrema. Scolpito nella roccia non si poteva smontare. Un progetto italiano firmato dall'ingegner Piero Gazzola prometteva di sollevare in blocco i due templi su enormi martinetti. Venne accantonato a favore del taglio. Un consorzio di 5 imprese eseguì i lavori. Agli italiani di Impregilo, oggi WeBuild, toccarono alcune tra le operazioni più complesse e delicate: la costruzione della collina artificiale cui addossare i templi e i tagli chirurgici delle sculture affidati ai marmisti di Carrara. Non più di 6 millimetri di roccia dovevano essere persi. Si produssero 1070 blocchi, contrassegnati con numeri e sigle, per permettere la ricostruzione del gigantesco puzzle più in alto, mentre l'acqua saliva. Ma anche le condizioni in cui si lavorava erano terribili. Le condizioni erano 365 giorni all'anno, d'inverno col freddo e con d'estate con il calore a 47 gradi all'ombra. Tant'è vero che nel colmo dell'estate le operazioni si facevano soprattutto di notte alla luce dei riflettori, mentre di giorno si facevano operazioni meno impegnative, insomma. Invece si era obbligati a lavorare di notte con i blocchi ancora bollenti. Quando il faraonico cantiere era ancora agli inizi, si prospetta per Silvio Curto il lavoro che avrebbe portato al Museo Egizio di Torino l'ultimo grande reperto della sua storia. Fu coinvolto in prima persona proprio per salvare quello che doveva essere l'oggetto di ricompensa all'Italia, ossia una delle più antiche strutture templari della Nubia che il governo egiziano, non potendola altrimenti proteggere, aveva deciso di regalare all'Italia purché questa si facesse carico del suo distacco dalla roccia in cui era immersa e del trasporto in Italia. Elesia, sulla riva opposta del Nilo rispetto ad Abu Simbel, più a nord. Il momento del taglio nel 1965. Cosa difficilissima, ricorda Silvio Curto. Fu un'impresa piena di batticuore perché lo salvammo in extremis quando già il Nilo saliva a colmare quello che sarebbe stato il lago Nasser. E appunto era un tempio rupestre, è il più antico dei templi rupestri dell'Egitto. Dal diario di Curto. Il 19 luglio una cinquantina di operai egiziani si installarono su una chiatta e su una balsa di pochi metri a sinistra della porta. In 20 giorni di lavoro frenetico, 24 ore su 24, seghe da roccia e poco cibo, tagliarono alla perfezione tutte le iscrizioni in blocchi, che risultarono ben 66, in media d'1 metro cubo e 1 tonnellata di peso, parecchi assai maggiori. Appena in tempo. Il Nilo tornava a salire, questa volta per sempre. La chiatta poteva essere rimorchiata, il contenuto scaricato al sicuro. Da Assuan e poi Alessandria, il tempio di Elesia riuscì a partire nel 1967 grazie all'attività diplomatica di Carla Maria Burri, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura al Cairo. I blocchi lasciarono l'Egitto, e questo è significativo, proprio alla vigilia della guerra dei 6 giorni. Giusto in tempo. Giusto in tempo. L'avremmo persi. No, chissà quando sarebbero arrivati e come. Fu la nave Esperia a portare Elesia a Genova, da lì in treno a Torino. Si ricorda quando arrivarono le casse qua al museo?
Mi ricordo le casse che furono in un primo tempo ammonticchiate o almeno costate in un angolo del cortile, dove si aveva quasi paura di aprirle nel timore di quello che ci sarebbe trovato dentro. E fu con la grande soddisfazione che lessi nel viso di Curto quando, dopo l'apertura di alcune, si rese conto che il patrimonio era intatto, era salvo e quindi si poteva procedere. Difficile la ricostruzione, anche per via della roccia friabile non uniforme. L'architetto Cesare Volpiano, che lavorò gratis, trovò le soluzioni per ricreare il tempio a T rovesciata con i restauratori Guido e Gianluigi Nicola. Il supporto per la volta venne fatto su misura e regalato dalla ditta Pininfarina, tecnologie e leghe automobilistiche al servizio dell'Egitto. Fin dall'inizio Pininfarina fu mecenate dell'impresa, ma per ellesia si mossero in tanti. Il comune di Torino stanziò i 30 milioni necessari, per i quali il sindaco Giuseppe Grosso diede in garanzia la propria villa. La ricostruzione avvenuta presso il Museo di Torino del Tempio non è più trasferibile, cioè questa è veramente la destinazione finale se non si vuole perdere tutto. Perciò Ellesia per sempre ha trovato la sua casa a Torino. Fu Tutmosi III, il faraone condottiero, nel 1425 a.C. a volere Ellesia. Sulle pareti alcuni dei nubiani assumono le fattezze delle divinità egizie, quasi si travestono. Le loro immagini sono collocate secondo precisi riferimenti topografici che richiamano i luoghi del culto di ognuno. Una decorazione complessa e densa di significati. 2 secoli dopo, Ramesse II passò di lì e riconsacrò il tempio. Farà scavare anche lui nella roccia il suo tempio, ben più gigantesco, Abu Simbel, ma il primo fu Ellesia, che ad un certo punto della sua storia venne trasformato in chiesa cristiana. Per Silvio Curto, l'impresa della vita. È stata praticamente quella che l'ha reso più famoso. Bisogna dire che se attribuissimo a Curto soltanto questo successo sarebbe molto riduttivo, perché Curto ha operato tantissimo per il Museo Egizio, però è chiaro che il trasporto di un tempio dall'Egitto in Italia, l'ingrandimento del Museo Egizio con una grande sala che avrebbe contenuto quindi un grande resto architettonico, fu l'evento che gli diede maggiore fama e riconoscimento, tant'è vero che fu proclamato alla fine cittadino dell'anno della città di Torino. Torino partecipò anche all'ultimo capitolo dell'impresa nubiana, salvando quel che si poteva dell'isola di File, la perla del Nilo, legata al mito di Osiride, tolemaica, poi cristiana, poi islamica, già sommersa in parte dalla precedente diga sulla prima cateratta, ridotta ad una maschera di fango quando calava il Nilo. I monumenti, addossati uno all'altro, vennero smontati in 45.000 blocchi e studiati mentre si preparava la ricostruzione parziale sull'isola di Agilchia, più alta sul Nilo. Le travail demanda 2 ans. Nel 1968 Alessandro Roccati ogni giorno per un anno era nel cantiere. Ogni volta che si smonta una struttura, probabilmente non solo dell'Egitto, ma in Egitto particolarmente, si scopre che questa struttura non è stata messa insieme con delle pietre, nel caso specifico cavate per la prima volta, ma ci sono tantissimi materiali di recupero che per diverse ragioni sono stati reintrodotti e che ci raccontano delle storie più antiche. È una catena infinita. Si partecipava allo studio dei blocchi, al tentativo di rimettere insieme la decorazione di certe pareti, quindi all'identificazione delle divinità e dei faraoni, non che sono grandi faraoni del resto, emergevano sempre grandi nomi. Tipo? Amasi, Nectanebo e soprattutto Psammetico II, il vincitore dei re della Nubia. Nella soddisfazione per aver salvato Ellesia e partecipato alla sfida epocale per gli altri templi, Silvio Curto però non poteva fare a meno di notare:
Nella Bassa Nubia, fatta abbandonare così crudelmente dai suoi abitanti e quasi ridotta ad un grande cimitero irreale, erano rimasti soltanto i cani affamati che vagavano in cerca di cibo in quelli che anche per loro erano stati paesi ospitali. Nei villaggi le belle case candide avevano gli infissi in gran parte murati dagli abitanti, quasi nella disperata speranza di ritorno. E mentre noi assistevamo a questa visione apocalittica che colpiva ancora di più per il contrasto con la bellezza dell'ambiente, l'acqua del lago lentamente saliva a sommergere tutto quello che era stato un popolo, una cultura, una civiltà.